Abraham Lincoln fu ucciso il 14 aprile del 1865 mentre assisteva ad uno spettacolo al Ford Theater di Washington. L'attentato fu pianificato e commesso dall'attore dello stesso teatro, John Wilkes Booth. Il teatro quella sera era tutto esaurito con 1700 spettatori. Booth entrò nel palchetto presidenziale dove sedeva Lincoln con sua moglie e sparò a bruciapelo un solo colpo di pistola. Il proiettile fratturò il cranio del presidente penetrando nella parte sinistra del cervello per poi finire la sua corsa appena sopra l'occhio destro. Lord Louis Mountbatten, detto Dicky, era lo zio di Filippo, marito della regina Elisabetta II d'Inghilterra. Mountbatten era solito recarsi in vacanza nella Repubblica d'Irlanda in un piccolo villaggio marittimo, in cui amava andare in barca. Lo stesso luogo era però frequentato anche da esponenti dell'IRA, l'organizzazione paramilitare irlandese che si batteva per la fine del dominio britannico nell'Irlanda del Nord e responsabile di numerosi attentati terroristici. La polizia della Repubblica d'Irlanda aveva avvisato più volte Mountbatten della loro presenza e del pericolo che poteva correre, ma il Lord continuò comunque a frequentare quel villaggio. Il 27 agosto del 1979 lui e alcuni membri della sua famiglia, tra cui 2 bambini, salirono sulla loro barca e salparono. Ad un certo punto le autorità a terra che si dovevano occupare della sicurezza della famiglia reale videro una esplosione nel bel mezzo delle acque. I terroristi avevano piazzato una bomba e tutti i passeggeri morirono. Lord Louis Mountbatten fu sicuramente una figura molto controversa e molto discussa all'epoca per via dei rapporti tra la sua famiglia e quella reale e per la sua presunta bisessualità, ma per il principe Carlo, primo figlio della regina e futuro re d'Inghilterra, era come un secondo padre. Malcolm X era un attivista per i diritti umani degli afroamericani negli Stati Uniti. Fu ucciso durante un suo discorso pubblico ad Harlem con 7 colpi di arma da fuoco. Aveva solo 39 anni. Per il suo omicidio furono accusati 3 uomini appartenenti alla Nation of Islam, un movimento afroamericano che si definiva una setta islamica militante. In seguito furono fatti anche altri nomi sui mandanti dell'attentato, ma fino ad oggi rimane un mistero su chi abbia realmente ucciso Malcolm X. Gandhi era il leader indiano della resistenza passiva e della non violenza che si batté per l'indipendenza dell'India dall'Inghilterra. I suoi insegnamenti ispirarono altre icone della lotta per i diritti civili come Martin Luther King e Nelson Mandela. Il 30 gennaio del 1948 Gandhi morì a Nuova Delhi ucciso da un fanatico indù. Quel pomeriggio si stava recando nel giardino di un palazzo per la preghiera ecumenica delle 17, quando un fanatico che aveva legami anche con il gruppo estremista Mahasabha lo uccise con 3 colpi di pistola. Secondo il fanatico, Gandhi meritava la morte perché era responsabile di alcune concessioni date all'allora nuovo governo del Pakistan e alle fazioni musulmane. L'8 dicembre del 1980 il famoso cantante britannico ed ex membro dei Beatles viene colpito da 4 proiettili sparatigli alle spalle da un suo fan squilibrato, Mark David Chapman. Lennon stava entrando nel Dakota Building, la sua residenza di New York, insieme a sua moglie. Stava tornando a casa da una seduta di registrazione. Dopo aver sparato, Chapman rimase immobile sulla scena del crimine, tirò fuori la sua copia del libro Il giovane Holden e si mise a leggere fino all'arrivo della polizia. Chapman fu condannato ad una pena compresa tra 20 anni e l'ergastolo, ma fino ad oggi non è mai uscito dal carcere in quanto gli è stata ripetutamente negata la richiesta di libertà vigilata. L'ultimo rifiuto, l'11°, è avvenuto il 27 agosto del 2020. Kennedy fu assassinato con 3 colpi di fucile sparati da cecchini appostati il 22 novembre del 1963 a Dallas, in Texas, durante un suo corteo presidenziale. Kennedy fu il 4º presidente americano ad essere stato assassinato. Per il suo assassinio è stato accusato l'Honor Lee Harvey Oswald, un ex marine americano che fu ucciso a sua volta 70 minuti dopo la sparatoria, ma fino ad oggi non si sa chi altri abbiano partecipato all'omicidio del presidente, ma soprattutto non si sa chi fossero i mandanti della cospirazione.
Il famoso leader per il movimento dei diritti civili e premio Nobel per la pace Martin Luther King fu assassinato il 4 aprile del 1968 da un colpo di fucile di precisione alla testa, mentre si trovava da solo sul terrazzo di un hotel a Memphis, in Tennessee. Poco dopo lo sparo, dei testimoni videro un uomo, James Earl Ray, che fuggì dall'affittacamere che si trovava di fronte all'hotel di Luther King. Earl Ray era un criminale pregiudicato che aveva già ricevuto diverse condanne per altri reati. Si scoprì in seguito che l'omicidio era una cospirazione in cui prese parte anche il proprietario del ristorante dell'hotel in cui Martin Luther King stava alloggiando. Martin Luther King fu ucciso 5 anni dopo l'assassinio del presidente Kennedy, di cui era molto amico, e prima del suo assassinio ricevette frequenti minacce di morte a causa della sua fama all'interno del movimento per i diritti civili. La sua morte provocò una rivolta in tutta l'America. Il leader della rivoluzione russa, Leon Trotsky, sapeva che la sua morte era imminente. Era stato condannato a morte da Stalin, il suo acerrimo nemico, che lo costrinse a lasciare per sempre la Russia. Trotsky ricevette asilo politico in Messico, ma sapeva che né le alte mura che proteggevano il suo nascondiglio e nemmeno le migliaia di miglia di terra e mare che si estendevano tra lui e Mosca potevano proteggerlo. Quel giorno, infatti, Ramón Mercader, un agente di origine spagnola sotto copertura al servizio dell'NKVD, il Ministero degli Interni russi, si presentò con un impermeabile appoggiato sul braccio e un articolo che aveva scritto. Chiese a Trotsky di rivedere il suo articolo e quando il leader iniziò a leggerlo, Ramón lo colpì in testa con il piccone d'alpinista che aveva nascosto con l'impermeabile. Il famoso Giulio Cesare, dittatore dell'impero romano, fu ucciso a tradimento durante le Idi di marzo del 44 a.C. Temendo che Cesare volesse farsi re di Roma, un gruppo tra 60 e 80 senatori, difensori della tradizione e dell'ordinamento repubblicano, cospirarono per uccidere il dittatore. Mentre Cesare prendeva posto a sedere, alcuni senatori lo circondarono col pretesto di rendergli onore e lo colpirono 23 volte con dei pugnali che lo uccisero.